Stavo facendo delle ricerche e su questo microfono a un certo punto mi ritrovo fra le varie schede che avevo aperto, questa qui è interessante, perché mi diceva su Recording Hacks che questo è un microfono a condensatore, ma un RF condenser, e utilizza una tecnica particolare per la sua preamplificazione. Non c'è il trasformatore, quindi a differenza dell'U87 che ha un trasformatore, questo non ce l'ha. Anche il TLM 103 per esempio non ha il trasformatore. Questo usa un doppio transistor, ho capito così. Non so altro, cioè nel senso che proprio non capisco tutta quella roba elettronica. Per me non è arabo, di più l'arabo a gesti lo capisco, ma questa roba proprio per niente. E nel cercare informazioni su questo microfono, quando è stato costruito, eccetera eccetera, trovo che Corey Barton lo odia, ma proprio per la serie che è stato messo negli annali che lui odia questo microfono. Chi è Corey Barton? Corey Barton è quest'uomo qui. Characters you've ever done. That's non quello. I cannot leave the show without talking about Cat Band. One of my favorites, absolutely. Maybe my favorite co-creation. Quello brutto lì, nel senso che non è bellissimo come me, ma d'altra parte se devi chiudere gli occhi quando ascolti uno che usa la voce, fa doppiaggio, eccetera, perché lui è brutto, la voce è bellissima. È la legge della compensazione. Quindi lui, Corey, che ha una bellissima voce, è un doppiatore americano nella serie Star Wars, ma è diventato famoso per Pico de Paperis, che in italiano per esempio è stato doppiato da un doppiatore sconosciuto, mi ricordo neanche come si chiama di nome, Francesco Vairano. Cioè il re praticamente del doppiaggio italiano, Vairano era la voce di Pico de Paperis, ok? Come anche lui è voce di Pico de Paperis, non ha niente in comune, non c'entra, a parte essere doppiatori. E Corey Barton odia questo microfono, ma proprio non lo può sopportare, lo odia visceralmente. Vorrei che tu notassi in questa immagine di Corey Barton che cosa c'è. Questo è un microfono a nastro, se non sbaglio, probabilmente un RCA. Questo sicuramente invece è il suo UM70, diciamo così, sì, Geffel UM70. Il Geffel è un microfono per veri intenditori. La Geffel, se non lo sai, è la seconda Neumann, diciamo la vera Neumann, perché la Neumann è stata comprata dalla Sennheiser, che è proprietaria anche del microfono che stiamo sentendo adesso, e la Sennheiser ha comprato la Neumann in un momento di crisi. La Neumann aveva una seconda fabbrica che era rimasta staccata dalla Neumann originale perché si trovava nella Germania Est. Quando c'era il comunismo nella Germania Est, la Geffel praticamente produceva i microfoni per il partito, dove dicevano le cose importanti in russo o in tedesco con accento russo. E invece dall'altra parte Neumann è arrivato a produrre gli 87, tutta la roba che ha prodotto da quella parte. Poi c'è stata la crisi, Neumann ha venduto a Sennheiser e i signori Neumann, la famiglia Neumann, ha riaperto e ha continuato a far funzionare dopo il disgelo, dopo il Glasnost, e la Geffel, e ha cominciato a produrre microfoni di alta gamma. E in effetti sono microfoni che costano sui 2.000-2.500 euro, sono bei microfoni, assolutamente apprezzatissimi. Anzi, secondo quelli che ne sanno a pacchi, migliori della Neumann addirittura, capito? Infatti lui lì, questa è casa sua, lui questi microfoni ce li ha in casa per il suo divertimento, lui usa questi microfoni, non usa questo, usa quello lì, hai capito? C'ha lì un UM70, è quello con cui sta parlando con il suo amico Because it's myself, it's George Lucas. Questo è George Lucas, non c'entra un cacchio. Hai capito? Ma perché odia così tanto questo microfono? Per cominciare, è del tutto inappropriato usare un microfono a fucile per voiceover. E ci sono almeno 15-20 grandi modelli di microfoni cardioidi adatti al lavoro. Come ho detto più volte, uno dei miei preferiti è il Microtech Geffel UM70, ma se devi avere un microfono a fucile, i modelli Neumann equivalenti sono molto superiori, anche se prevedibilmente più costosi rispetto a Sennheiser.
Sono propenso a credere che i microfoni shotgun di Audio-Tecnica, Sony o Beyerdynamic producano un facsimile meno fastidioso del suono della voce umana. Anche il Sennheiser MKH70 più lungo non suona così terribile come il 416. E ABC TV li usa per le loro promozioni in rete. Il 416 è molto semplicemente la peggiore scelta possibile che abbia mai incontrato in oltre 30 anni di esperienza professionale. E potrei aggiungere, ad un prezzo di oltre $1.500, la più grande fregatura del settore. I componenti in esso non valgono oltre $300 anche con la stima più generosa. I microfoni a fucile sono filtri a pettine spaziali. Ottengono la loro direzionalità facendo viaggiare il suono lungo una ripetitiva struttura con onde sull'asse che si rinforzano a vicenda. Le onde fuori asse sono progressivamente ritardate di fase, alla fine annullandosi. Là non c'è modo che un tale sistema possa avere una risposta in frequenza a banda larga uniforme. Analizzato attentamente, l'output di un tale sistema è pieno di spazi ravvicinati, frequenze preferite e soprattutto frequenze mancanti. Scommetterei dei soldi che le curve di risposta in frequenza delle specifiche del 416 sono ottenute misurando la risposta con una sorgente di rumore a banda stretta, a media tra picchi e valori nulli ravvicinati nella risposta del microfono. I fucili sono stati inventati per estrarre il suono da un mucchio di spazzatura ambientale, come una voce in mezzo alla folla. E questa è l'unica applicazione corretta per loro. Sono responsabile della supervisione tecnica di alcune registrazioni di musica classica e trasmissioni nel mio lavoro quotidiano. Non considererei mai, in 1.000.000 di anni, di usare un fucile per qualsiasi cosa. Ridurrebbero il suono degli strumenti dal vivo a spazzatura dal suono metallico, proprio come distruggono il timbro della voce. Uso grandi microfoni a condensatore e a diaframma, ove possibile. Preferisco quello di Neumann, ma altre compagnie fanno buoni microfoni. E i miei tesori per registrare il lavoro vocale nel mio tempo libero sono 3 microfoni a nastro RCA funzionanti, una coppia abbinata di 77DX e un 44BX. Questi microfoni faranno emergere qualità con una buona voce che altri microfoni semplicemente non fanno sentire. Non sono così neutrali come i moderni condensatori, ma ragazzi, catturano ogni goccia di carattere di una voce. Sono la coppia abbinata di 77DX. Aspetta che ti faccio vedere il 77DX. È un microfono del 1954 dell'RCA. Vediamo se riesco a fartelo vedere. Questo è il microfono. Eccolo qua. Lo vedi? Sì, c'è roba nuova che si trova in giro intorno ai 3.000 euro, se non sbaglio. Poi c'è... No, questo costava 2000. L'altro 3.500 ed è esattamente questo. L'altro microfono che ama. Perché c'è anche il DX e non ce l'ho messo nel link. Sei veramente scemo, non ci si può fare molto quando sei così. Eccolo qua, ho copiato e incollato. Vedi? 3.100 più 400 di spedizione. Porca miseria, con cosa me lo spedisci? C'è l'omarello che viene qui e poi mi fa anche il caffè per la spedizione. Fai un'offerta, ti offro. Ecco, questo qui è l'altro microfono che adora. E poi usa anche un altro microfono, che è un microfono a nastro, si chiama 44BX, adesso te lo faccio vedere. 44BX, aspetta, questo è un altro dei microfoni che lui ama, per cui odia questo qui, che è l'RCA 44BX. Vedi che si vede qua, guarda, aspetta, qui si vede, dove cavolo sei, torna indietro, qui si vede, eccolo qua, è lui. Dico bene, è lui. Quindi Corey è circondato da microfoni della Madonna, come si dice a Oxford. Anche questo è un signor microfono, non mi ricordo qual è, ma so che è un signor microfono. Il microfono in questione, il 44BX della RCA, che abbiamo visto qui e che è un microfono di un sacco di anni fa, qui lo dice 1932-1955, ok, va bene, e siamo nel 2000 qualcosa. Eccolo qui. Questo è il microfono che si può vedere mentre un artigiano lo sta riparando con i suoi cacciaviti pezzi. Guarda quanto è grosso, cioè è grande come un forno a microonde. Ecco, questo è infatti si vede lì di fianco a Corey. Insomma, questi microfoni che sta dicendo lui
faranno emergere qualità con una buona voce che altrimenti altri microfoni semplicemente non fanno sentire. Non sono così neutrali come i moderni condensatori, ma ragazzi, catturano ogni goccia di carattere di una voce. E l'autore di questa mail, che è stata inviata e di cui ti ho letto, è laureato in fisica, membro di lunga data del Institute of Electrical and Electronic Engineers, Istituto degli Ingegneri Elettrici ed Elettronici, ed è Chief Engineer di KCSC presso la University of Central a Oklahoma, una delle migliori stazioni di musica classica del paese, USA.